Ci sono 4 fattori nella corsa che fanno fare la differenza tra provare un senso forte di frustrazione e un'esplosione di gioia con le braccia al cielo. 4 fattori, 4 C come corsa, che presi singolarmente non fanno poi tutta questa differenza, ma presi tutti e 4 insieme fanno provare quella gioia, quell'allegria, quella soddisfazione nell'aver raggiunto gli obiettivi prefissati, e si contrappone al senso di amarezza, delusione e frustrazione, soprattutto a quella frase del "ma chi me lo ha fatto fare", quando poi le cose non ingranano come vorremmo. A breve vedremo questi fattori che ti aiuteranno ad essere un runner più forte, ma prima scrivimi nei commenti qual è stata la tua gioia, ma anche la tua amarezza più grande che hai provato nella corsa. Winston Churchill probabilmente non correva, ma sicuramente è uno che nella storia ha fatto la differenza. E lui diceva sempre: uno sforzo continuo, non la forza o l'intelligenza, è la chiave che sprigiona il nostro potenziale. Il grande statista inglese già ci metteva su una strada fondamentale. La costanza è uno degli aspetti fondamentali per il successo. Un altro che un po' di peso ce l'ha, il Dalai Lama, sostiene: non c'è cosa che non venga resa più semplice attraverso la costanza e la familiarità e l'allenamento. Attraverso l'allenamento noi possiamo cambiare, noi possiamo trasformare noi stessi. È l'allenamento e la costanza dell'allenamento la vera chiave. Il primo dei 4 fattori è la costanza e la continuità. C come costanza, ma anche C come continuità. La continuità, anche se non ci alleniamo nel migliore dei modi, dare continuità alla corsa con i giusti tempi, i giusti ritmi, ci fa migliorare nei mesi, ma soprattutto negli anni. La costanza di non arrendersi quando i risultati non arrivano, la costanza di continuare a seguire un percorso di allenamento anche se a volte si sentono le gambe imballate. La costanza è sempre fondamentale nel percorso di allenamento, è fondamentale nel ritmo gara. Uno che di gare ne ha vinte, anche se non di corsa, diceva sempre: un passo alla volta, un pugno alla volta, una ripresa alla volta. Rocky, o meglio Sylvester Stallone, aveva bene in testa che per arrivare all'obiettivo finale bisognava farlo chilometro per chilometro. La costanza e la continuità è un aspetto fondamentale. Ma abbiamo detto che le 4 C non sono da sole. Unito alla costanza c'è un'altra C che ci viene in aiuto: la capacità. La capacità intesa come capacità di saper fare le cose, ma anche la capacità intesa come unità di misura, come volume. Nella costanza bisogna anche fare tanto. Più faccio e più riesco ad ottenere. E qui un'altra grandissima sportiva del Novecento ci viene in aiuto. Nadia Comaneci diceva: se lavoro costantemente su un certo esercizio, alla fine non mi sembra rischioso. L'idea è che l'esercizio resti pericoloso e sembri pericoloso per le mie paure, ma non per me. Il duro lavoro lo ha reso semplice. Questo è il mio segreto. Ecco perché vinco. Nadia Comaneci aveva un talento incredibile, ma non si faceva bastare il talento, sapeva bene che la costanza e la continuità erano degli aspetti fondamentali. I professionisti corrono più di 200 km a settimana, noi non dobbiamo imitarle, qui ci sarebbe un'altra C, la C di campione, però quello che possiamo prendere spunto, che possiamo vedere è che il volume ci aiuta, ovviamente con un approccio graduale, progressivo, idoneo alle nostre capacità sia di fare i chilometri e sia di recuperarli, che è un altro aspetto fondamentale. Però se riusciamo a dare costanza e continuità e in questo metterci tanta capacità e quindi impariamo a fare sempre di più, e inteso come volume, miglioreremo sicuramente. E poi la capacità da cosa nasce? Non è solo talento, ma è proprio anche dall'esercizio, come dice Nadia Comaneci. Questo cosa vuol dire? Che esercitarmi sempre di più mi renderà più capace. Correre ci allenerà a correre con una tecnica migliore. Costanza e capacità. Ma non solo. Abbiamo detto che queste 4 C prese da sole non hanno così valore, quindi andiamo a vedere qual è la terza C. La terza C è corretta intensità. Potremmo dire che è una I, è una grandissima I, ma è anche una E di equilibrio. Però corretta intensità secondo me dà la giusta idea. Possiamo avere tanta costanza, fare tanti volumi, però se questi volumi sono tutti sbagliati nelle intensità, nei ritmi, tutti troppo intensi
o tutti poco intensi, faremo poca strada. Trovare il giusto equilibrio, sopra la follia come diceva Vasco Rossi, visto che siamo in vena di citazioni, ma il giusto equilibrio tra alta e bassa intensità fa fare la vera differenza. Ma anche i corretti carichi è un'altra C di questo terzo gruppo di C, è importante. Carico e scarico, carico e scarico. Il recupero è il 50% dell'allenamento. Se noi non andiamo a cercare un equilibrio, un corretto equilibrio, sempre la C, la terza C, tra volumi e recupero, andremo a rischio di due cose: o a un rischio di burnout, di sovrallenamento perché non vado a recuperare abbastanza, oppure di non avere un effetto allenante importante, perché comunque i carichi fanno parte del gioco, come fa parte del gioco la fatica, tanto odiata e tanto amata da chi come noi corre per le 4C. Ma poi c'è l'ultima C. L'ultima C è fondamentale, è il collante forse delle prime tre, è un aspetto importante, è tutto quello a cui non pensiamo mai, la cura dei dettagli. L'errore nasce dal fatto che partiamo dal pensare che abbiamo fatto questo, ci siamo allenati, abbiamo seguito la tabella, abbiamo seguito un percorso, abbiamo preparato tutto, ma la cura dei dettagli farà la vera differenza. I dettagli sono quelle piccole cose che prese singolarmente non contano nulla, e su questo ti do ragione, non contano assolutamente nulla, ma tutte insieme fanno una somma che è molto più grande di quello che immagini. È come dire che 1 più 1 più 1 più 1 invece che 4 farà 5. Curiamo i dettagli. I dettagli possono farci fallire una gara. Facciamo degli esempi. Uso delle scarpe nuove in una gara e mi ammazzano di vesciche. Una maglietta nuova e mi fa una forte abrasione che mi dà fastidio dal 20° al 42° chilometro di una maratona. Non curo bene il numero di gel da prendere con me e crollo nell'ultima parte di gara. Non curo l'idratazione, ma in tutto il percorso di allenamento continuo a fare piccoli errori che purtroppo tutti insieme diventano una montagna insormontabile. La cura dei dettagli è quella cosa che ti fa fare la vera differenza, quella cosa che non si vede quando c'è, ma si vede tantissimo quando manca. Abbiamo scomodato tanti personaggi della storia. Leonardo da Vinci diceva: i dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio. Costanza e continuità, capacità, corretta intensità e cura dei dettagli. Se tu hai queste 4C sempre con te, farai tanti chilometri molto veloci e avrai spesso la braccia al cielo sotto il traguardo. Fai sempre dei check su quello che stai facendo. Ho ben chiaro l'obiettivo, lo sto perseguendo con costanza, sto dando continuità alla mia azione, curo tutti i dettagli, tra cui anche gli allenamenti extra corsa, mi sto allenando nel giusto modo, che sensazioni ho? Riesco ad affrontare i momenti un po' più complicati senza mollare e continuando a dare continuità? I volumi che sto facendo sono sufficienti per raggiungere l'obiettivo che mi sono dato? A che punto sono? Senza farne un'ansia forte, senza farne una malattia, ragiona su tutti questi aspetti. Con questi 4 aspetti, con queste 4C, sono sicuro che avrai sempre un grandissimo sorriso stampato ad ogni tuo traguardo.